Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del natural cooling, cioè come avere fortuna in maniera del tutto naturale. No dai, sto scherzando. Oggi andremo ad approfondire il tema del raffreddamento della build. Perché è importante questa fase? Perché impatta in maniera significativa sui parametri meccanici, sulle tensioni interne al materiale e più in generale sulla deformazione del pezzo. È un effetto che in inglese viene comunemente detto effetto bending. Ma prima di partire, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a metterci un mi piace se questo tipo di video vi piace e vi è utile e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Ci siete? Andiamo! Come abbiamo già visto in un precedente video dedicato alla stampa MJF, trovate il link qui sotto in descrizione, la parte immediatamente successiva alla stampa è il raffreddamento della build. Andiamo a vedere di cosa si tratta in maniera più approfondita, ma ancora prima contestualizziamo il punto preciso all'interno del processo di stampa. Ci troviamo esattamente alla fine della stampa vera e propria, per cui facciamo un breve riassunto. Per prima cosa, la polvere viene stesa sull'area di costruzione a strati. Successivamente vengono gettati degli agenti di fusione e di dettaglio sulla polvere stessa. Come vi ricorderete, l'agente di fusione assorbe l'energia emessa dalle lampade e fa sì che la polvere si riscaldi, mentre l'agente di dettaglio evapora, evitando che si surriscaldi eccessivamente la polvere non interessata alla fusione ed adiacente a quella fusa, per la creazione appunto del pezzo. Questo provoca una brusca transizione di temperatura che si traduce in una parte fusa con bordi ben distinti e precisi. Questo processo fa sì che la polvere di nylon della build accumuli una notevole quantità di energia sotto forma di calore. Vi ricordo che la temperatura della build in fase di stampa è mantenuta a un valore costante di 180 gradi centigradi. A questa temperatura il pezzo ha già la sua forma, ma in realtà è ancora malleabile e deformabile. Avete presente il pongo? Più o meno la stessa cosa. La polvere di nylon deve quindi disperdere questa energia fino a raggiungere la temperatura ambiente per garantire le caratteristiche meccaniche finali del pezzo e solidificarne la forma. Come avviene questa fase di raffreddamento? In due modalità, chiamate natural o fast cooling. Partiamo dalla modalità fast. Come suggerisce il nome stesso, è un processo accelerato di raffreddamento che avviene direttamente dentro la build unit e che permette di passare alle operazioni di unpacking subito dopo la stampa. È un processo che dura mediamente dalle 4 alle 6 ore ed ha come unico obiettivo quello di riportare a temperatura ambiente il contenuto della build tramite una ventilazione forzata. Il vantaggio è quindi la possibilità di accorciare i tempi di produzione e quindi di consegnare un pezzo prima di 3 giorni. Ma quali sono gli svantaggi? Beh, tutti sappiamo che il nylon è un polimero plastico e tutti i materiali plastici sono pessimi conduttori di calore. Questo fa sì che forzando il processo di abbattimento della temperatura si ottenga un raffreddamento non omogeneo ed uniforme all'interno del pezzo, che genera principalmente tensioni e deformazioni del pezzo stesso e per nostra esperienza anche le proprietà meccaniche ne risentono in maniera negativa. La soluzione a queste problematiche è il natural cooling, in quanto si tratta di un processo di stagionatura, cioè no dai, non è che volevo proprio parlare di formaggi, intendevo di raffreddamento appunto naturale. Tutta la polvere di pezzi presenti all'interno della build vengono poi trasferiti automaticamente in un unico blocco per evitare uno shock termico ai singoli pezzi dentro un dispositivo chiamato Natural Cooling Unit. Da questo momento in poi tutto il nylon contenuto nella Natural Cooling Unit cede il proprio calore all'ambiente in maniera appunto naturale. Questo processo necessita di circa 48 ore e così facendo si ottiene il miglior risultato qualitativo meccanico e strutturale dei pezzi stampati con questa tecnologia. Quindi arriviamo alle conclusioni finali del video. Detto tutto ciò, arriviamo appunto alla risposta della domanda presente nel titolo. È possibile ottenere un pezzo di qualità in MJF in meno di 3 giorni? Secondo noi la risposta è no. I rischi tecnici legati al fast cooling sono troppi per poter garantire un livello di qualità elevato.